Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro dei miei video dedicati alla Germania. Una delle prime cose che mi sono trovata a fare appena sono arrivata via è stato che il mio datore di lavoro mi ha chiesto di aprire un conto in banca via. Sono quindi andata a farmi un giro e le banche che c'erano lì non erano tante, erano sostanzialmente solo due, che erano la Waldecker Bank, che è la Volksbank, e la Sparkasse. Un sacco di gente lì, quasi tutti i ragazzi hanno un conto alla Sparkasse, quindi sono andata lì per prima per informarmi sulle varie condizioni. Una cosa che non mi ha entusiasmata è sostanzialmente che non ci sono conti studiati apposta per gli stranieri, quindi che abbiano vantaggi poi a rimanere all'estero o a trasferire il conto all'estero. Le offerte che fanno a questa Sparkasse sono sostanzialmente, ci sono tre tipi di conti che mi hanno suggerito. Questo Giro Comfort che richiede 8 euro al mese per rimanere aperto. Sostanzialmente è l'equivalente di un conto normale, cioè che si possono fare tutte le cose che la tua carta di credito, puoi andare a pagare e puoi prelevare dagli sportelli del bancomat senza costi aggiuntivi, e questo costa 8 euro al mese. E l'unico che consideravo è questo Giro Basis che costa 2 euro al mese, però non è molto pratico perché ogni volta che vado a prelevare gli rimane lì qualcosa loro, quindi alla fine pago di più. Se riuscite, fate come me, cioè convincete il vostro datore di lavoro a pagarvi sul vostro conto, perché per i pagamenti sui conti internazionali loro pagano 3-4 euro e alla fine vi conviene rimetterci quei 3-4 euro, ditegli ce li metto io, piuttosto che aprirvene un altro in Germania. Chiaramente se non ne avete già uno in Italia non vi conviene fare sta cosa, prendetevene pure uno via. Il problema è che poi non può essere trasferito, cioè se lavorate un anno in Germania e l'anno dopo andate in Francia, non è che questo conto tedesco potete usarlo in Francia, a quel punto dovete farvene un altro in Francia. L'altra che avevo considerato era, come dicevo, questa Waldecker Bank, che però come costi è praticamente lì col giro online, che è l'equivalente del Giro Basis che aveva la Sparkasse. Andate a pagare 1,90 euro al mese solo per tenere il conto, quindi quasi 2 euro, vi costa un attimo di meno. Per l'utilizzo dei bancomat sono 10 centesimi, mentre questa, la Sparkasse, sono 20 centesimi sul prelievo per il Giro Basis, mentre il Giro Comfort è gratuito, e 40 centesimi addirittura questo Giro Individual, che è la via di mezzo, per ogni prelievo, mentre alla cassa col Giro Basis sono 2 euro e sono sempre 40 centesimi col Individual. Il Giro Classic qua sul prelievo, fatemi vedere, alla cassa sono 45 centesimi, 25. Col Giro Classic sono 25 sul bancomat. L'online banking è gratuito per tutte e tre le forme della Waldecker Bank. E chiariamo, però non è la stessa Volksbank che trovate in Italia, cioè se vi fate il conto lì non è che potete andare alla Volksbank qua e dire ho il conto alla Volksbank. È come dire la cassa rurale di Trento non è la cassa rurale di Molveno, nonostante si chiamano entrambi casse rurali e abbiano entrambe lo stesso logo. Purtroppo è gratuito anche qua, l'online banking è gratuito anche per la Sparkasse. Sostanzialmente non ho capito perché tutti i ragazzi con cui ho parlato, o più o meno della mia età, avessero un conto alla Sparkasse quando la Volksbank mi sembra più conveniente. Probabilmente perché, come da noi, se la mamma ha il conto alla Volksbank la fanno alla Volksbank, se ce l'ha la Sparkasse la fanno anche loro alla Sparkasse, ma nessuno si guarda le condizioni dei conti. Tra queste due, ripeto, sceglierei la terza versione, che è non aprire un conto o prendere quei conti online, che hanno il vantaggio, a parte di essere online e quindi è più comodo sull'intercambio di valute, il fatto che alla fine se voglio spostarmi da un paese all'altro posso continuare a usare lo stesso conto perché è online, il bello del web. Questo è quanto per questa puntata, ci sentiamo la prossima volta. Se avete dubbi o curiosità scrivetemi sotto, non sono il massimo esperto a proposito di banche, però potete sempre provare, insomma, magari c'è qualcosa che mi sono trovata ad affrontare, un problema che mi sono trovata ad affrontare, quindi so cosa dirvi. Ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Scrivete, commentate e ciao! Cos'altro volete da me?